Ciao a tutte, oggi un bel progetto di cucito creativo, un bello scoiattolo, mi è stato chiesto da una di voi e adesso vi faccio vedere come lo realizzo. Allora, vi ricordo sempre giù nella descrizione del video vi posterò il cartamodello gratuito. Per chi invece non può scaricare il cartamodello, mano a mano che farò il tutorial vi darò anche le misure. Il cartamodello è composto da due fogli, ok? Allora, iniziamo. Allora, per questo progetto io userò per tutta la struttura dello scoiattolo il pile, ma per questo progetto mi raccomando usate quello che avete a casa perché qualunque materiale andrà benissimo, quindi potete utilizzare il panno lench, potete utilizzare un tessuto in bouclé tipo questo effetto si chiama tessuto Teddy e lo trovate in merceria in tante colorazioni. Potete utilizzare anche il tessuto di cotone, potete utilizzare anche il tessuto in peluche oppure questo tessuto con cui io andrò a realizzare l'interno o l'esterno delle orecchie, adesso vediamo, non lo so, non sono ancora convinta, e per la coda che è bella pomposa, quella dello scoiattolo, voglio utilizzare la barba sintetica a pelo corto che questo materiale di solito lo utilizzo per bordare tipo il cappello di Babbo Natale o se avete una pelliccia a pelo lungo sempre sintetica potete utilizzare anche quella. Io ho questo materiale quindi userò questo, il mio scoiattolo sarà una nuvola perché sarà tutto bianco, però lo potete realizzare di qualunque colore, lo potete fare anche a fantasia, la creatività sta qui, realizzate il vostro scoiattolo con i tessuti che avete a disposizione perché verrà bello ugualmente. Detto questo iniziamo. Quindi per il corpo questa è la sagoma che trovate, ripeto, sul cartamodello, adesso do la misura, userò il pile, due tessuti messi dritto con dritto, vado a disegnare tutto il contorno e lascio l'indicazione dove deve restare aperto. Una volta disegnato il contorno vado a cucire sul disegno della sagoma e qui lascio aperto. Allora, la sagoma. Allora, la sagoma è lunga 22 centimetri, questa parte misura 13, il collo misura 6,5 e da musetto a testa misura 10 centimetri. Una volta cucito tutta la sagoma vado a tagliare il tessuto in eccesso e qui dove c'è l'apertura lascio sempre un margine di tessuto in più perché successivamente lo dobbiamo inserire all'interno una volta risvoltato e riempito. Quindi vado a cucire, è facilissimo e vi faccio vedere dopo. Stessa cosa faremo per la coda, tessuto a pellicciotto, questo vedete ha un pelo veramente rasato, pelo corto, quindi dritto con dritto, disegno sempre la sagoma e lascio l'apertura qua sotto. Adesso do anche la misura della coda. La coda misura 20 centimetri e mezzo, questa parte misura 9 centimetri e questa 5 centimetri e mezzo. Praticamente tutti i pezzi saranno cuciti dritto con dritto, cuci e risvolta, facilissimo. Poi le braccine misurano 10 centimetri, la parte più stretta è 3,5, questa invece è 4 centimetri e mezzo, sempre due tessuti dritto con dritto, chiaramente ne dovete fare due di braccia. Io userò tutti i ritagli di tessuti in pile che ho in giro, che ne ho tantissimo. Per la gambetta comprensiva di zampetta che sarà un tutt'uno, sempre due tessuti dritto con dritto, i due tessuti e questa è la sagoma, la ritagliate, l'apertura sarà qui in alto, disegnate la sagoma, ovviamente due gambette e qui resterà aperto. Ho dimenticato, qui sulle braccia l'apertura deve essere un pezzettino sulla parte o interna o esterna, non ha importanza, l'importante è che lasciate un pezzettino di apertura. Questo lo dico perché non può scaricare il cartamodello, perché vi ripeto, nel cartamodello troverete tutte le indicazioni. Io inizio a cucire, vado a cucire tutto quanto, vado a togliere poi l'eccesso del tessuto e vado a risvoltare e poi si va a riempire tutti i pezzi che abbiamo cucito. È più facile di così. Adesso che ho cucito, qui dove c'è l'apertura lasciate sempre scusate, un margine di tessuto in più e togliete tutto l'eccesso distanziandovi di qualche millimetro tutto intorno. E adesso vado anche a risvoltare e vado a riempire per bene con l'90 la misura della gambetta che io già lo stavo dimenticando. Allora, la gambetta misura, gambetta comprensiva di zampette all'incirca calcolate
15 centimetri. La zampetta invece misura 7 e la coscetta 7. Le orecchie, allora, le orecchie dello scoiattolo misurano 4 centimetri per 4 e poi andate a scemare alla fine 3 e qui resterà chiaramente aperto e 2 orecchie ovviamente. Questo, vabbè, adesso questo del nasino ve lo farò vedere dopo. Intanto do la misura per chi non può scaricare il cartamodello. Praticamente è un triangolo con gli angoli stondati che misura 3 centimetri per 2 e qualcosina. Una volta cucito tutti i pezzi, quindi tutti, e li ho anche imbottiti, cosa dovete fare? Qui c'era l'apertura, se ricordate bene, eccolo qua. Allora, qui adesso potete chiudere, io nel pile di solito uso la colla perché comunque viene rifinito, quindi mettete un puntino di colla oppure cucite l'apertura, ma mi raccomando, la struttura, quindi il corpo deve essere pieno di ovatta a fiocchi, non fatelo mollo, deve essere ben riempito con l'ovatta a fiocchi, lo dico per chi magari è alle prime armi, questa è l'ovatta a fiocchi, ovatta da riempimento. Poi le braccine la stessa cosa, dovete riempirle, non tanto, il giusto, e dove c'era l'apertura, qui adesso accendo la colla, mettete un puntino di colla e poi stringete e aspettate che si asciuga e il risultato sarà questo una volta incollato. Stessa cosa per le gambette, chiamiamole così. Qui dove c'è l'apertura inserite un pochino, ma proprio un pochino di tessuto all'interno, mi raccomando fatele della stessa misura, poi sempre qui con un puntino di colla andate ad incollare, tenete premuto e aspettate che si asciuga per bene e poi il risultato sarà questo. Stessa cosa per questa bella codina, qui sotto c'era l'apertura, o chiudete con un punto con ago e filo, magari fate un punto filtro, oppure mettete un pochino di colla, rientrate all'interno un po' il tessuto e incollate, vedete voi quello come viene meglio a voi e poi modellatela con le mani. E poi le orecchie, guardate che amore, flasha un pochino. Allora, cosa dovete fare? Io già ne ho fatta una, dovete rientrare pure qui il tessuto all'interno e mettete un puntino di colla e chiudete, poi decidete qual è il verso che volete. Io voglio che il peluche sia dietro dell'orecchio, mettete un pochino di colla qui sulla metà e date questa forma, è facilissimo, l'ho fatto vedere anche in tanti altri tutorial, tipo quello della coniglietta, e adesso non mi ricordo mai in parecchi tutorial, e aspettate che si asciuga. E poi all'interno io ho messo anche un pochino di fard rosa, prendete un pochino di fard, entrate all'interno, così girate, date questa profondità all'interno dell'orecchio di di questo bello scoiattolino che si chiamerà neve, perché ho intenzione di farla tutta bianca, il nasino compreso. Adesso vi faccio vedere come ho realizzato il naso, nell'eventualità magari che non avete la possibilità di reperire i nasini questi in plastica, questi qui, quelli in plastica. Se non li avete potete fare la seguente: o ricamate il nasino all'incirca della misura che vi ho già dato prima, oppure fate la seguente: nel cartamodello ci sarà sempre la sagoma, ritagliate la sagoma e andate a ritagliare un pezzo di cartoncino. Poi prendete la pistola a caldo, le orecchie un attimino le metto da parte, quindi mi sono persa, ecco qui, un pochino di ovatta piatta, no, me la sono persa al solito mio. Aspettate ragazzi, questo è il nasino, adesso ve lo faccio vedere. Allora, vi dicevo, prendete un po' di ovatta, questa piatta, o anche del filtro K, va benissimo. Ritagliate la sagoma su un pezzettino di cartoncino, poi prendete la colla a caldo, mettete un pochino di colla e incollate così e aspettate che si asciuga. Una volta asciugato andate a ritagliare l'ovatta in questo modo e vi ritroverete così. Poi cosa dovete fare? Prendete un pezzettino di tessuto che si abbinerà al colore del vostro scoiattolo. Adesso do anche il diametro, ma potete veramente, si può fare anche senza cartamodello, ma io vi metterò anche nella descrizione del video la sagoma. Quindi questo ha un diametro di quasi 6 cm. Poi prendete ago e filo
bloccate il punto all'inizio e non dovete fare altro che fare un punto fissa o un punto sopraggitto. Quindi adesso vado a stringere, ad arricciare tutto, dopodiché inserisco all'interno il nasino che ho appena realizzato con un semplice pezzo di cartoncino e l'ovatta piatta. Poi prendete il nasino e lo inserite all'interno. All'interno mettete qui la parte con abbiamo diciamo riempito con abbiamo imbottito con l'ovatta piatta e andate a stringere per bene il vostro nasino. Stringetelo bene, date vari punti di cucitura e poi bloccate il filo. Adesso vi faccio vedere, io ne ho fatto uno nero e uno anche con lo stesso pellicciotto con cui ho realizzato l'esterno alle orecchie e la coda, e mi sa che metterò, dato che si chiamerà neve, metterò proprio il nasino bianco. Però il nasino bianco, vedete, abbiamo creato un bel nasino in peluche. Il nasino bianco io non sono andata a rivestirlo con il cartoncino e l'ovata perché già è pomposo di suo. Vedete, ho semplicemente ritagliato la sagoma della forma del nasino e ho anche sfoltito così il nasino, altrimenti non si sarebbe vista la forma triangolare del nasino. Quindi questo è realizzato semplicemente ritagliando la sagoma. Invece questi sono, ad esempio questo è realizzato con il pile, quindi ha un effetto più pomposo, più gonfio. Questo invece l'ho realizzato con un pile, micro pile proprio sottile, e l'effetto è leggermente diverso, è meno pomposo e anche più piccolo. Quindi in base al tessuto che userete avrà un effetto diverso. E quindi io ho deciso invece che metterò questo bianco perché mi piace tantissimo, tanto che gli artigli adesso li andrò a realizzare proprio col filo bianco. Poi forse farò la boccuccia con un rosa delicato. Un'altra cosa, gli artigli, adesso vi faccio vedere come li realizzo io. Potete anche non farli se volete, cioè un optional, io li voglio fare. Decidete il colore che si abbina di più al colore del vostro scoiattolo, tutto qua. Adesso vi faccio vedere come si realizzano gli artigli, sia qui alle zampette superiori che a quelle inferiori. E basta, iniziamo e poi assembliamo tutto. Allora, prendo ago e filo da ricamo, prendo la prima zampetta, mi posiziono qua sotto, aspettate perché devo bloccare un attimino il filo, allora scendo di 1,5 cm, 2 da questa cucitura, io parto da questa cucitura, quindi scendo di 1,5 cm e poi mi distanzio di mezzo centimetro sia a destra che a sinistra, entro l'ago, salgo su nella stessa direzione, ok, qui taglio questo eccesso di filo e tiro leggermente, vedete, l'ho fatto vedere anche nel tutorial sia del coniglio, quello grande, che dei due coniglietti che ho realizzato tempo fa. Poi entro nuovamente nello stesso foro, io faccio 2 giri perché voglio che dato che è bianco, insomma, sia ben evidenziato. E ho formato, vediamo se riesco a farvelo vedere, flasha troppo, aspettate, ok, vediamo se si riesce a vedere, ho sistemato un po' le luci. Allora, ho formato il primo, ecco qui il primo. Una volta fatto il primo, entro di qua e passo sulla cucitura centrale, vado a formare, io ne farò 3, non ne faccio di più, mi sembra che lo scoiattolo ne ha 4 sulle zampette inferiori e 5 sulle zampette superiori, ma io ne faccio 3, è un tenero pupazzetto, quindi stiamo parlando di cucito creativo. Poi passo, vado a inserire nuovamente l'ago qui, facilissimo, rientro nello stesso foro, poi mi distanzio dalla cucitura centrale di mezzo centimetro anche qui e vado, passo da dentro però, dovevo mettere l'ago più sottile, vabbè, quindi entro e vado a fare la stessa identica cosa che ho fatto per questi 2 artigli. Aspettate, mi sistemo questo per bene, ok, e poi vado a fare la stessa cosa, passo di qua, entro con l'ago ed esco nuovamente sullo stesso foro.
così, e abbiamo formato gli artigli. Guardate che carino, tiro leggermente, abbiamo formato gli artigli. Adesso entro nuovamente di qua ed esco da qualsiasi parte e vado a tagliare il filo. Farò la stessa identica cosa anche qui, quindi salirò sempre di 1,5 cm e andrò a distanziarmi da ogni artiglio di mezzo centimetro e andrò a cucire nello stesso identico modo, poi modellatelo ovviamente con le manine. E la prima zampetta è stata realizzata, bellissimo. Potete anche non farlo, passaggio degli artigli, questo scelta vostra. Ok, vado a fare la stessa cosa qui e poi sulle zampette superiori ve lo faccio vedere ugualmente. Quindi vado a mettere un pochino di parte qui. E anche qua sotto. Ecco fatto. Direi che va bene, faccio la stessa cosa anche all'altra. Allora, io ne ho già fatta una, quindi questa volta mi distanzio di qua di 2 centimetri e salgo di 1,5 cm, quindi parto sempre da sotto, 2 centimetri e 1,5 cm. Stavolta entrerò però solo un filo, cerco di farle, dico uguali, ma quasi. Bloccato il filo qui, al solito fate un giro, entrate nuovamente da qui, uscite da qui sullo stesso foro, poi una volta uscito entrate dentro, vi distanziate sempre di 1,5 cm, fate così un giro, girate, stessa distanza, faccio sempre io 2 giri, ma ne potete fare anche uno, entro sempre sullo stesso foro, rientro sempre sullo stesso foro e esco da qui. E vado adesso a mettere anche qui il fard per creare un pochino di profondità. Adesso che abbiamo finalmente fatto tutto, prendete un filo super resistente, io userò sempre questo da ricamo, tagliatene un po', e dovete andare a stringere adesso il collo, la parte del collo, fate un doppio giro e stringete per bene. Dobbiamo andare a stringere un pochino il collo, così. Una volta fatto, possiamo iniziare a mettere la collina, centratela bene, quindi colla, e centratela così bene. Ma qui non dovete incollare, dovete lasciare un piccolo passaggio perché dopo si andrà a mettere il fiocco, ok? Adesso prendete il nasino, qui dove c'è questa sporgenza, qui ci andrà il nasino in questo modo, ok? Quindi cosa dovete fare? Dovete dare adesso la forma del musetto, quindi il nasino, fate magari delle prove prima, il nasino andrà qui, quindi io adesso prendo uno spillo perché sotto il nasino io andrò a ricamarci ora la linea del musetto, quindi prendete la misura così con uno spillo, prendete ago e filo da ricamo o se no il filo tradizionale e iniziate proprio da qui, inserite, togliete lo spillo chiaramente, lo fate uscire sotto, certo a me con questo ago così lungo adesso però necessita lungo qui, mi verrà un pochino maluccio però ci riuscirò. Sempre sulla cucitura centrale in basso qui faccio uscire il filo comando, certo è un po' difficoltoso però ci dobbiamo riuscire. Ecco fatto, dai, ce l'abbiamo fatta, quasi quasi quasi,
ce l'abbiamo fatta, l'ho piegato tutto questo ago, ok, benissimo, tiriamo, io solo un filo chiaramente, io stavolta non l'ho messo in doppio, poi vado e rientro nuovamente dove ho iniziato il primo foro, esco nuovamente qui, no, aspettate, mi si è pure piegato, mi si è pure piegato l'ago, ma non fa niente, ok, tiro, questo scoiattolo oggi mi sta dando un pochino di niente, sto scherzando, ok, una volta fatto il secondo giro, io entro nuovamente qui e me lo vado a bloccare. Certo che il pile, quello che utilizzo io abbastanza spesso, non è micro pile, però l'effetto è bello, mi piace. Ok, una volta fatto, vado a tagliare, tagliamo la pistola, perfetto. Ok, taglio, prendo il nasino, lo metto nel giusto verso, ok, e lo vado ad incollare qui, guardate che amore, bellissimo. Ok, colla, aspettate che prendo la misura, dove devo andare ad incollare, ok, metto la colla qui e lo vado ad incollare. Aspettate che si asciuga bene, centratelo bene, benissimo, amore, bellissimo, sarà una bella scoiattolo, ok, e questo sarà l'effetto, bellissimo. Adesso vi faccio vedere anche come metterò i baffetti, che cosa utilizzerò per fare i baffetti. Allora, dato che io i baffi li voglio rosa, ho preso questa spazzola e ho con una pinza tirato un po' di queste setole, così, in questa maniera, e mi sono andata a tagliare i baffetti con la forbice che servono a me. Una volta fatto, prendete un ago grosso o un punteruolo e decidete quanti baffetti volete realizzare. Realizzate un piccolo proprio forellino, ma proprio piccolo, mi raccomando non bucare vostro, insomma, il vostro tessuto. Prendete un baffetto, mettete un goccino di colla, ma proprio poco poco, e lo inserite nel foro. Poi le setole sono dure, vedete? Quindi entrerà perfettamente, aspettate che si asciuga, poi magari li accorciate dopo i baffetti, se vi sembrano molto lunghi, nel momento in cui si sarà asciugato per bene. Io adesso continuo, io penso che ne metterò 3, metto un altro qui, allora, mettere dentro, ok, sì, io li accorcerò un pochino, ecco fatto, e poi un altro qui. I materiali che avete a casa, perché a casa noi tutte abbiamo tantissime cose che possiamo anche adattare al cucito creativo, senza bisogno di spendere tanti soldini. Faccio la stessa cosa sull'altro lato, aspettate perché qui non è entrato proprio bene. Allora, una volta attaccati i baffetti, messo anche un po' di farda, dove c'è il nasino, salite adesso salite di 6 centimetri e poi da qui scendete di 4 centimetri e create una piccola profondità alla stessa distanza anche di qua, ok, entrate l'ago, rientrate nuovamente dallo stesso foro, vicino allo stesso foro,
e tirate, ma poco, non tirate tantissimo, poco poco, così si formeranno anche le guanciotte. Dopodiché entrate nuovamente, uscite di qua, rientrate di nuovo di qua e uscite da qualsiasi altra parte, magari dietro, così. E modellate, mi raccomando, con le mani, perché dentro c'è l'ovatta, quindi tocca, sta a noi anche modellare il nostro pupazzetto. Adesso prendo delle perline nere, non posso mettere gli occhi rosa, quindi li metterò neri, oppure potete ricamarli, oppure potete mettere anche dei piccolissimi bottoncini. Ok, allora, dico sempre allora, scusatemi, quindi l'occhietto dello scoiattolo solitamente ha dei begli occhioni, quindi adesso vi dico la misura di questi occhietti che userò io, che è di 1,5 cm. Questi sono quelli di plastica. Siccome hanno delle sfumature, se io vado a mettere l'occhietto così, solo su bianco, mi spara troppo. Quindi ho preso un po' di ombretto di questo colore, color terra, e ho deciso di sfumare, prima di mettere l'occhietto, così, di sfumare all'interno l'occhio, la profondità, diciamo. Do questa sfumatura perché secondo me l'effetto sarà diverso, quindi se volete potete farlo anche voi. Quindi vado a sfumare così in entrambi gli occhi, poi prendo l'occhietto e lo vado ad incollare, e poi farò anche due punti luce per dare quel senso di sguardo un po' dolce, anche perché questo scoiattolo è dolcissimo. Dopo aver incollato gli occhietti prendo un po' di acrilico bianco, prendete anche un ago magari di quelli grossi, o uno stuzzicadenti o uno spiedini, e realizzate anche due punti luce che darà eh, dolcezza allo sguardo dello scoiattolo, così, e anche di qua. Direi proprio di sì. Adesso io ho ritagliato questa forma qui. Io adesso magari vi disegnerò questa forma su carta modello, perché ho deciso di mettere questo pellicciotto anche qui. Mi piace molto, gli darà quell'effetto ancora più bello. Quindi prendo la colla e mi vado ad incollare sulla cucitura centrale questo pellicciotto. Ops. Così. E direi che sta veramente benissimo. Ok, mi piace tanto così. Adesso incolliamo anche le orecchie, oppure le potete anche cucire. Allora, prendiamo il primo orecchio. L'orecchio io lo posiziono non così, ma così, in modo laterale, leggermente laterale. Quindi prendo la colla e lo vado ad incollare, e aspetto perché sul peluche la colla non si attacca subito, quindi così leggermente in fuori, in questo modo. Adesso prendete ago e filo resistente, io userò quello da uncinetto, e vado a posizionarmi le zampette, che saranno così qui lateralmente. Quindi cosa faccio? Vado all'interno della zampetta, pizzico la coscetta, faccio uscire solo un'estremità del filo, dopodiché lo inserisco all'interno, un po' come quando vi ho fatto il tutorial della bambola di pezza. Nello stesso identico modo lo faccio uscire alla stessa distanza, alla stessa misura. Usate un ago lungo, almeno 10-12 cm. Una volta individuata la giusta posizione, lascio qui solo un filo, vado a pizzicare l'altra coscetta, eccola qui, pizzico all'interno, nello stesso punto, faccio uscire solo un'estremità del filo, inserisco nuovamente l'ago qui e lo faccio uscire dall'altra parte. Io sto usando un ago 10, è troppo corto, a meno da 12, se no farete fatica come me. Ok, una volta tirato fuori tolgo l'ago e adesso vado a fare un bel triplo nodo, ma anche 4, così, benissimo. E un altro ancora,
taglio l'eccesso e vado a mettere 2 puntini di colla, se necessita, dietro, adesso vediamo, sì, qui metterò 2 puntini di colla, quindi mi posiziono prima, e aspetto che asciuga e poi vado a fare la stessa cosa anche di qua. Adesso andiamo a mettere le braccine nello stesso identico modo, quindi le braccine andranno qui, bellissimo questo scoiattolo. Allora posizionatele sotto, non troppo sopra, scendete magari di 1 centimetro, pizzicate all'interno e dovete fare la stessa cosa che abbiamo fatto per le zampette inferiori, quindi scendete di 1 centimetro, fate entrare l'ago, lo fate uscire nella stessa identica direzione, sull'alto la stessa identica misura, la stessa identica distanza, così fate uscire sempre solo un'estremità del filo, una estremità deve rimanere qui, quindi pizzico nello stesso punto dove ho pizzicato l'altro, benissimo, ok, adesso entro nuovamente ed esco di qua quasi vicino all'altro filo. Ho preso l'ago storto, quello piegato, e mi viene male. Ok, va bene. Benissimo. Ok, tiro fuori l'ago, accorcio un po' il filo che io al solito abbondo sempre e vado a stringere forte forte e vado a fare anche qui un bel triplo nodo. Controllate che siano messe bene, la stessa direzione e alla stessa distanza. Stringete benissimo e fate 2, 3, 4 nodi per sicurezza. Ok, adesso posso tagliare il filo e adesso mettiamo il fiocchettino al collo e vi faccio vedere anche cosa metterò. Io metterò una bella ghianda, ma potete adesso decorarlo come volete, però vi farò vedere anche come l'ho realizzata questa ghianda bella. Mi piace tanto. Adesso potete decidere di mettere una campanellina, di fare un fiocco e mettergli un fiocco in tessuto. Io metterò questo fiocco in velluto, questo nastro. Io lo faccio passare dietro. Che bello che è rosso. Benissimo. Poi decoratela ulteriormente come più piace a voi. Io voglio il fiocchettino rosso e poi vado a formare il fiocco. E poi me lo sistemo per bene. Bella questa scoiattolo, mi piace tanto, dolcissima. E poi se volete anche una bella campanellina, male non sta per niente. Semi fiocchetto e vado a tagliare le code. Guardate che bella, bellissima. Ok, adesso andiamo a realizzare la ghianda. Bella, bella, bella. Neve, perché lei si chiamerà Neve. Potete mettere anche qualche ramoscello verde con qualche bacca rossa che magari tiene in mano. Sbizzarritevi perché potete fare tanto. Allora, ieri in alcuni social ho realizzato una ghianda, chiaramente in un tutorial velocizzato. Adesso vi faccio vedere come l'ho realizzata. Ho preso una rimanenza di un uovo che mi era rimasto tra tutte le cosine che ho. Ho preso questo tessuto e ho rivestito questo ovetto col tessuto e poi sono andata ad incollare lo spago qui tutto intorno e ho simulato una ghianda, anche perché voglio dire, fatta così devo dire che vengono veramente bene. Adesso giocate di fantasia, decidete il colore come volete realizzare la ghianda, procuratevi un uovo di qualunque dimensione, quello che avete magari a casa, non per forza deve essere di questa dimensione, ma può essere anche più piccolo. Ritagliate un pezzo di tessuto. Io ho scelto di farla, non so se col file, perché lei, ripeto, si chiamerà Neve, però mi sa che lo faccio col rosso. Prendete un quadrato, adesso io vi faccio vedere il procedimento perché poi dipenderà dalla misura dell'uovo che voi avete a casa, e mi vado a stondare questi 4 angoli così a mano libera senza alcuna precisione.
magari fate delle prove con un tessuto di scarto prima di magari rovinare un tessuto buono. Io di solito faccio sempre così. Allora, una volta ritagliato, prendo ago e filo e vado a realizzare il punto fizza tutto intorno. Una volta realizzato il punto fizza, prendo l'uovo, lo inserisco all'interno e vado a sistemarmi il tessuto. Non dovete ricoprire tutto l'uovo, va bene anche se ricoprite la metà, perché tanto la parte superiore non si vedrà dato che incolleremo lo spago. Quindi o questo passaggio lo fate incollando, sarebbe la cosa migliore, sistematevi chiaramente la ricciatura, e se utilizzate, potete utilizzare anche un tessuto di cotone, ma se utilizzate tipo come sto facendo io il velluto, che è un po' elastico, questo che ho io, sarà ancora meglio perché aderirà su questa parte circolare e si creeranno, diciamo, meno pieghe. Io adesso userò la colla e vado ad incollarmi questa parte qui mettendo tanti puntini di colla tutto intorno. Mano a mano vado a tirare il tessuto, così lo tiro e vado ad incollare. Adesso velocizzo perché, ripeto, è un procedimento veramente facile. Adesso prendete dello spago che non sia chiaramente molto sottile, lo potete fare pure, però è meglio un pochino più grosso, e iniziate ad incollare lo spago, così, tutto intorno fino a qui. Adesso velocizzo, dovete attorcigliare, mettere tanti puntini di colla e arrivare fino a qui. Dopodiché tagliate e mettete un puntino di colla e bloccate tutto, così. Io qui dove ho iniziato ad incollare metto solitamente un'etichetta, metto un puntino di colla e la vado, diventa pure la colla, facilissima, anche questa, qui la mettiamo qui dove ho iniziato a incollare la corda, così, e la ghianda è bella che è pronta, e devo dire che con il rosso è veramente bella, questo velluto è meraviglioso. Ecco fatto, bellissima, e la coniglietta la terrà in mano, guardate che meraviglia. Io ho aggiunto anche questo ramoscello dorato, sta benissimo, potete metterlo anche verde, e le 3 bacche, così è bellissimo, mi piace, guardate che bello. Il tutorial è finito, guardate che bella che è la pigna con il velluto rosso. Spero che lo scoiattolo neve vi sia piaciuto, lo scoiattolo di Natale, realizzatelo e fatemelo vedere anche sul mio gruppo privato su Facebook, il cucito di Miu, che è aperto per dare la possibilità a tutte voi che realizzate i vostri lavori guardando i miei tutorial di poterli pubblicare anche lì, e a me fa sempre piacere, non vedo l'ora di vedere il vostro scoiattolino. Che dire, a me piace tantissimo. Neve, vi ringrazio per aver visto il video. Se vi piace quello che realizzo, questo lo dico magari a chi non è ancora iscritto, iscrivetevi, l'iscrizione è gratuita, attivate la campanellina così ogni volta che pubblicherò un tutorial vi arriverà una notifica. E che dire, sono veramente contenta del risultato. Realizzatela perché è bellissima. Ciao a tutte e grazie, alla prossima.